E ciao a tutti ragazzi, finalmente siamo di nuovo qui sulla mia Minecraft Vanilla. Dall'ultimo video abbiamo costruito la nostra bellissima casa, è venuta benissimo. Ho aggiunto le finestre e qualche ritocco su tipo le porte, che ho messo queste scale. Quello che avevo intenzione oggi di fare è di esplorare un po' le caverne e trovare un qualcosa che ci può dare, che ci può fare utile, ecco. Quindi diamanti, ferro, qualsiasi cosa che ci serva, per poi andare anche nel Nether. Il Nether, il portale, avevo intenzione di fare una bella costruzione anche lì dove c'è quella pozzetta di lava. Mi è venuta una bella idea, però se sempre nei commenti, io vi invito sempre nei commenti di scrivermi una costruzione da fare con, che ne so, qualsiasi cosa, con una costruzione con il portale o non so, in generale una costruzione, la valuterò e poi la farò. Intanto che si sta per fare notte, io vi dico già che voglio trovare almeno una struttura buona, tipo i dungeon, quelli che avevano messo qualche anno fa, o anche dove c'è il Warden, il bioma del Warden, che quello può sempre essere utile. Naturalmente non dobbiamo morire. Mi sono fatto anche l'armatura in ferro, me ne ero andato anche un pochetto in miniera. Il mio focus di oggi e naturalmente trovare un paio di diamanti, perché i diamanti possono sempre servirci. Il primo utensile che io mi farò subito è il piccone, perché senza piccone nel Nether intanto non ci andiamo. Questa qui è una bella cavernina perché è bella grande, non ci sta neanche troppi mob. Oddio, un ragnetto, ce lo facciamo. Niente di che. Prendiamoci tutto il ferro che troviamo in giro, perché comunque il ferro dopo un po' può anche non servire, però io lo prendo anche perché adesso serve più che mai, perché il diamante non ce l'abbiamo al momento. Volevo anche prendere il rame per il nostro copper golem, perché naturalmente poi ci servirà quando avremo un magazzino nella nostra casa o avremo farm da fare, o comunque robe che ci serviranno sempre più in là. Allora, io spero tanto di trovare anche una mineshaft o comunque una struttura in generale, come ho detto anche prima, perché quelli ci danno abbastanza minerali, ecco, come anche il diamante. Principalmente quello che voglio trovare è anche il dove sta il Warden, perché il Warden lì è pieno di diamanti e anche di libri incantati, che quello possono sempre servire. Naturalmente bisogna stare attenti, perché se muoio non è sicuramente un bel vedere, ecco. Che poi dovremo farci anche una farm di villager con il villaggio che abbiamo vicino e con tutti gli altri villaggi che abbiamo sempre vicino a casa nostra, perché a casa nostra abbiamo letteralmente un impero di villager, tipo come Clash of Clans, che letteralmente ci stanno 3000 villaggi in 3 centimetri di foreste. Ma io provo sempre ad andare sempre più giù in queste zone qua, perché può anche sempre trovarsi anche un diamantino, ecco, quindi possiamo sempre scavarne uno. Poi una delle costruzioni che volevo fare, sempre verso casa, è fare una costruzione un po' sul giapponese, no? Come le case giapponesi, che secondo me può dare anche un tocco in più vicino anche a casa, che secondo me è anche molto figo da fare. Quindi anche se io vi rinvito un'altra volta, dirmi nei commenti se avete delle costruzioni, delle idee da darmi per costruirle qui nella mia survival, che possono sempre essere utili. Allora, abbiamo trovato 2 diamanti. È buonissimo, 2 diamanti possono sempre servire. Oddio, 3. 3 con il piccone ci possiamo fare, 3 col piccone. Allora, vorrei un attimo vedere qui intorno se ce ne sono altri, ma non penso, non abbiamo tutta questa fortuna purtroppo. Io cercherei di vedere ancora un po' in giro se troviamo qualcosa, perché non so, io la vedo dura qui, perché non c'è letteralmente niente. A parte, vabbè, abbiamo trovato un paio di diamanti, ma niente di che alla fine. Allora, abbiamo trovato qualcosa. E sembra, da quello che vedo, la fortezza si chiama, non mi ricordo come si chiama, del Warden. Alla fine mi sbagliavo. Mamma mia, sto per cadere. Alla fine mi sbagliavo, c'è qualcosa qui. Il mio problema è che non ho dell'acqua per scendere, quindi dovrò vedere da me come fare. Ne faremo nel modo più anarchico possibile, quindi facendoci dei parkour. Allora, io non vorrei far allertare il mio Warden. E abbiamo già fatto il primo avvertimento. Allora, abbiamo solamente 2 richiami. E da lì ora un richiamo. Non pensavo che mi segnasse anche la mangiata. Allora, io andrei anche se sono nella lana vorrei andare. Sono uno stupido. Non sento che ancora sta nascendo. Però ho un sacco di fame. Perché c'ho fame poi? Ho appena mangiato, bro, ma sono un ciccione.
Allora andiamo piano piano. Non so come non farlo allertare. Cioè è questo il mio dilemma. Il problema è che non so dove andare anche. Quindi mi dirigo da qualche parte che non sia un posto dove richiama il bro. Proviamo a scendere qui. Comunque qui non c'è niente. Possiamo un attimo correre. Provando a salire qua. Qui c'è una cassa. Non credo che qui ci siano dei richiami del Warden. Vediamo. Ok, no, non ci sono. Però ci prendiamo questi libri che sono 22. Cioè passo fa il patto che può servirci quando andremo qui forse. No, non so cosa serve questo libro perché boh, penso è la prima volta che lo vedo. Però vabbè. Prima un po' di rigenerazione e un disco che non prenderò perché tanto è inutile. Oddio, c'è una cassa laggiù. Potrei andare in quella cassa che sta là. Ma io sento qualcosa che cammina come se fosse il Warden. Non vorrei che ci fosse. Ah, mi sa che c'è il Warden perché sento un qualcosa che cammina come il Warden. Quindi suppongo che lui ci sia. A sto punto io andrei molto piano. Io qui non ci andrei perché avrei paura, molta paura. Qui ci dovrebbe essere un... Ecco, non accesa. Sta. C'è un casino, please. E sta pure piovendo con i tuoni, bro. Cioè, tutto così... Così fatto bene. No, bro, non è che mi sta portando il brother. Bro, non mi annusare le palle. Guarda, abbiamo sentito. Ma facciamo il più bene possibile. Abbiamo, allora, delle cose in diamante, ok. Abbiamo passo felpato nuovo, lo prendiamo. Vabbè, non prendiamo questi passi felpati perché tanto non servono. Lui è là. Dobbiamo cercare di non farlo venire da noi. Potremmo correre a sto punto perché tanto non... Cioè, è già spawnato. Qui ci sono delle casse. Forse, no, una cassa. Una mela d'oro. Non so se serve... Perché poi solo una? Che cosa... Che senso c'ha? Vabbè, abbiamo trovato una mela d'oro che può esserci molto utile. Allora, il Warden è dall'altra parte, quindi non ci dovrebbe rovinare l'avventura. Però vedo che non ci sono troppi richiami del Warden. Ma qui ci stanno un sacco di zappe. Io me le prendo perché possono sempre servire. Pure un paio di ossa. E anche le torce blu. Le torce blu servono a poco. Però vabbè, 7 volte per fare qualcosina. Questo vabbè c'è una maledizione. Non serve poco a niente. Allora adesso ci stanno praticamente tutto bene. Allora abbiamo, vabbè, allora sensore. Questi qui ce li prendiamo perché possono sempre servirci. Pure qualche guinzaglio. E niente, io andrei anche un altro po' dall'altra parte perché comunque è bello grande questo posto. Secondo me ci sta avventurarci un po'. Niente, rispondo un altro. No ragazzi, qua ne stanno spawnando davvero troppi. Allora me ne sono andato perché cioè è davvero pazzesco questo posto. Intanto ho trovato anche altri diamanti buoni. Però almeno abbiamo trovato roba buona. Madonna, quanti diamanti, bro. Abbiamo trovato un paio di cose. Abbiamo trovato allora dei gambali con ripristino e indistruttibilità che sono buonissimi. Protezione 4, distruttibilità, ripristino e maledizione. E poi anche qualche zappa, ma quelli ci possono anche non servire. Cioè nel senso possiamo tenerli anche nella cassa. Allora io direi di andarcene da questo posto perché davvero basta. Cioè lo avrò fatto nascere 70 Warden, quindi io penso di aver finito il tour. Allora tutte le cose che abbiamo trovato le metterei qui, anche i diamanti al momento non ci servono. Secondo me intanto possiamo anche sistemare la zona dove faremo il portale, che secondo me già nel prossimo episodio possiamo fare. E poi dal prossimo episodio, se vi va bene, secondo me comunque sì, potremo iniziare anche qui sotto facendo una mini base sotto la casa, delle farm di villager. Quindi porteremo tutti quei villager lì nella nostra casetta e ci faremo la farm di villager con il ripristino, tante altre cose che ci possono servire. Io la farei qui in questa zona qua, che è anche bella bellina in questo punto qui. Secondo me ci sta come posto. Io ho un sacco di fame, quindi purtroppo mi devo mangiare la mela d'oro, anche se mi dà poco. Allora, dal villaggio mi sono preso un po' di pane con il grano che avevano. Ritorniamo nel punto dove eravamo e dovremmo in questo punto qui farci il nostro famoso portale. Allora in questo punto qui farei un buco
Quindi ora non abbiamo una pala, quindi dovrò fare tutto a mano. E io avrei una mezza idea sul farlo tipo mezzo corrotto, quindi un qualcosa del genere. Però naturalmente adesso lo sistemiamo, poi nel prossimo episodio forse lo faremo. E io toglierei pure qualche alberello, quindi questi qui di ciliegio, che potrebbero anche sempre servirci quando faremo le nostre costruzioni in giapponese, come avevo detto anche qualche minuto fa. Comunque noi poi questo legna le metteremo nella cassa, quindi sicuramente non la butteremo nel fuoco. Intanto facciamoci una bella crafting table e con questa ci facciamo delle lastre in legna. Dov'è la legna? Ok, delle lastre in legna che si fanno così. Le facciamo così almeno possiamo salire meglio. Questi fiori. I fiori penso siano un'aggiunta peggiore di sempre. Cioè, possono dare una cosa in più al gioco, ma letteralmente sono una noia assurda. Ok, allora abbiamo fatto un po' di spazio qui. Facciamo anche una cosa del genere. Ok. Secondo me va bene anche così. Poi qui ora togliamo questa parte qua che dà un po' noia. Poi nel prossimo episodio si sistemerà. Secondo me è un bel inizio, secondo me, pure per il portale. Oddio, questa parte qui forse è meglio non farla. E ok, secondo me già così va bene, abbiamo sistemato e poi piano piano costruiremo tutto quanto. L'ossidiana potremmo anche prenderla adesso, quindi potrei anche ritornare in caverna. Vedete c'è una pozza di lava e vedere se possiamo almeno farci poco di ossigeno per già nel prossimo episodio andare nel Nether, senza andare nel prossimo episodio nel Nether, fare, quindi facciamo tutto adesso che è meglio. Ok, allora ci siamo. Siamo qui. Abbiamo trovato una bella pozza d'acqua e anche un diamante, quindi ora lo prendiamo. Allora, prendiamoci questa bella ossidiana. Ovviamente stiamo attenti a non morire, perché se muoio mi tocca rifare tutto quanto. E trovando questa pozza d'acqua ci è stato voluto un po' di tempo. Infatti non vi ho fatto vedere perché sennò ci vuole davvero troppo tempo. Cosa sto facendo? Perché serve un piccone in diamante e io l'ho dimenticato a casa. Allora adesso senza fare sticci e adesso con il nostro piccone in diamante possiamo prendere l'ossidiana che ci serve. Ok, adesso sì che siamo pronti. Vai, ritorniamo in caverna senza morire, che adesso che è pure notte. Allora, intanto qui è nato un bro. Allora metterei intanto dell'acqua, perché non si sa mai che qui sotto ci sia della lava che ci può fare del male. E iniziamo a spaccare tutta l'ossidiana che troviamo qui. Infatti vedi, avevo ragione. E voi che dicevate che non era vero. Ok, allora abbiamo finito con il prendere l'ossediana, ne abbiamo 11, ne dovrebbero servire 10 e penso che sia la fine, non so, ora vediamo se qui trovo qualcos'altro, non penso, diamanti, qualcosa, ma ci sono diamanti là e penso basta, penso che abbiamo finito di fare anche il tour nelle caverne finalmente, vorrei dire, perché con il Warden penso che sia stata una bella lezione. Allora, rieccoci tornati qui dal portale. Allora, mettiamo la nostra ossidiana qui e al momento la metteremo in questo modo. Quindi così, così. Non mi rovinare il momento che sto mettendo il portale. E poi questi altri qua. E ora ce ne rimane solo uno, ma questo, vabbè, me lo terrò nell'inventario, poi vedremo che cosa farne. Al momento abbiamo il portale, non lo apro adesso, perché sia non ho l'acciarino, quindi non lo posso comunque aprire a prescindere, e poi perché lo voglio lasciare per il prossimo episodio, questo momento epico.
Quindi secondo me l'episodio può finire qui. Nel prossimo proveremo a costruire un bel portale, quindi farlo sempre più bello e vedere cosa abbiamo dentro il portale, quindi il bioma che ci ha offerto. Io spero o quello rosso o quello blu degli Enderman. Uno dei due, basta che qualcosa c'è. Poi nei prossimi episodi andremo anche a vedere il Nether com'è. Il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto. E niente, vi lasciate un like, iscrivetevi. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.